secondo me due mondi differenti, perché i giovani sono delle spugne che hanno sempre voglia di imparare, di conoscere quella cosa nuova. Se tu gliela proponi anche come gioco c'è una risposta immediata e poi da lì si può subentrare anche sotto l'aspetto tecnico. Con gli adulti, con i grandi è più professionale, nel senso che ha una soddisfazione diversa, perché ti stimola un po' di più la preparazione dell'allenamento, l'aspetto tecnico, la strategia, perché con i ragazzini la strategia trova il tempo che trova, nel senso che l'obiettivo è quello di farli divertire e di farli giocare e farli crescere in questo ambiente, quindi trasmettere dei valori. Con i grandi i valori sono importanti, vanno evidenziati, però c'è da raggiungere degli obiettivi che sono di classifica e quindi subentra la strategia e l'aspetto tecnico, atletico e umano, tutto. I giovani mi hanno dato su molti aspetti più soddisfazioni, perché abbiamo fatto un percorso insieme di 3 anni e da come siamo partiti a quello che siamo riusciti a fare si è visto un bel cambiamento. Questo è dovuto anche al gruppo, è un po' parte mia e questo è stato molto bello. Sulla Serie B diciamo che è bello lavorare con i gruppi, però il risultato, la crescita del gruppo va molto relazionata al risultato, no? Va molto abbinata agli obiettivi, perché devi avere dei risultati positivi alla fine, perché è quello che fa crescere anche il gruppo, no? Che è la dimostrazione che il lavoro che uno fa dà i suoi frutti. Però è bello lavorare su tutti e due i campi, perché come ho detto il gruppo anche della Serie B ti mette alla mostra che tu devi farlo crescere, devi farlo vincere. Quello che adesso viene chiamato offload, cioè quello di andare oltre e fare un assist come nel basket a un compagno che si avvicina, che permette di liberare un compagno, ed è molto bello e molto spettacolare. Sicuramente da fare e soprattutto da veder fare è il placcaggio, è il gesto tecnico che più mi piace e più dà soddisfazioni. È un'opportunità di far crescere i bambini in un modo competitivo ma sano, in modo da far comprendere a loro, attraverso i principi del gioco, dei valori fondamentali per la loro crescita, quindi il sostegno, il rispetto, la collaborazione, il rispetto dell'autorità che è rappresentata dall'arbitro. Lo sport è tutto educativo nella sua natura, è un'opportunità sempre di crescita e di esperienza positiva per i ragazzi, però anche come scuola abbiamo voluto scegliere il rugby come percorso parallelo alle attività educative della scuola. Quindi per noi il rugby non è solo l'attività durante le attività scolastiche, in orario scolastico o in orario extrascolastico al campo, ma sono anche esperienze legate ai momenti del rugby, tipo al Sei Nazioni, o ad altre competizioni, quando ci sono stati i mondiali, insomma tutte occasioni di diffusione della cultura del rugby che in Italia sta crescendo e che troviamo che a scuola possa sia arricchire la scuola che arricchirsi a sua volta dei valori e dei momenti educativi dell'ambiente scolastico. Diciamo che io suddivido un giocatore in 4 parti. Ha bisogno di una preparazione atletica, fisica, tecnica e psicologica. A livello junior, io penso dei bambini, bisogna essere proprio a livello psicologico, bisogna essere degli educatori affinché questi ragazzi entrino in un contesto dove ci sono altre personalità ed il gioco deve essere prettamente ludico, divertimento. Poi crescendo nelle varie categorie si cominciano a cambiare gli obiettivi per far sì che questi ragazzi crescano ed crescere da un punto di vista
fisico, atletico, tecnico, ma l'aspetto psicologico è sempre molto importante per me. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho giocato quasi 30 anni a rugby, anche ad alti livelli, vengo da campionati di eccellenza con Rugby Rovigo. Ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Lucas Scozzati, ho 38 anni, nato in Argentina, ex giocatore di rugby fino ai 32 anni e ex allenatore al momento. Gianluca Auger, allenatore. Ciao, sono Andrea Bottone e gioco apertura. Mariana Dallare, sono una maestra di scuola primaria della scuola Torre di Ravenna, che fa parte dell'Istituto Comprensivo San Biagio.